Bentornati a tutti in questo nuovo video. Allora, ci siamo lasciati così, pavimento rimosso e la parte anteriore qui pulita. Oggi andremo a rimuovere questa più questa, sia di qua che di là. Allora, l'idea è non c'è l'idea. Ci appoggeremo qui con il flessibile, più o meno, zona qua, e andremo ad incidere tutta questa saldatura da qui fino in fondo. Rimuoveremo questo, ok? Lo taglieremo qui. Probabilmente, non mi ricordo se qui c'è dentro una piastra di ferro, non mi ricordo. Andremo a incidere qui, per tutta questa lunghezza, per cercare di rimuovere tutta questa sezione. Purtroppo, per il fatto che dobbiamo tenere salvo il 5x5 che c'è qui sotto, che è la base della nostra struttura, dobbiamo cercare di evitare di rovinarlo. Ci proveremo. Qua c'è su, non so quanta soldatura c'è in realtà, perché non si capisce più niente, e dobbiamo rimuoverla tutta. Quindi flessibile alla mano, diamo un assaggio con quello piccolino e dopo prenderemo quello il flessibile grosso, entreremo fino in fondo, ok, fino a quasi uscire fuori dall'altra parte, e poi proveremo a rimuovere tutta questa parte qui. Sarà dura, oggi sarà veramente una giornata dura. Allora, ce l'abbiamo fatta. Questa sezione qui l'abbiamo rimossa tutta fino a qui. Qua abbiamo fatto un piccolo danno, che abbiamo inciso leggermente anche il lungherone della macchina, però fa niente, poi lo risalderemo. Pensavamo peggio, alla fine non è stato tanto un dramma. Adesso la parte di qua toglieremo la scatola fusibile, centraline varie, chiavi eccetera, tireremo indietro i cavi, li butteremo dentro nel cofano, così non ci daranno fastidio, mettiamo via le centraline in maniera sana e intelligente. Adesso abbiamo iniziato a tagliare qui sotto, di là abbiamo fatto in maniera diversa, l'ho tagliato prima qui, però abbiamo visto che tanto non è un problema. Incidiamo tutta la saldatura, tagliamo lì, come abbiamo fatto di qui, tagliamo qua in verticale con il plasma, facciamo flessibile e poi plasma, che qua dietro c'è aria. Poi taglieremo dentro qua che c'è la piastra e rimuoveremo tutto. Poi passeremo alla parte posteriore. A regola pensavamo veramente peggio, col flessibile in realtà si riesce. Niente dai, smontiamo tutto questo ambaradam qui e andiamo avanti a tagliare qui sotto. Allora, dopo parecchie difficoltà abbiamo rimosso anche tutto quel pezzo qui. Abbiamo dovuto tagliare via anche tutta quella paratia qua. È stata incisa tutta. Questa qui la rimuoveremo in un secondo momento. Abbiamo avuto parecchie difficoltà perché incidendole non volevamo rovinare lo scatolato, e allora abbiamo fatto molta più fatica, infatti siamo riusciti a salvarlo un pochino. Questo lo tiriamo via poi. Qua è pulito, pulito. E adesso abbiamo tolto le centraline. Adesso togliamo quella parte qui che è rimasta qui, e dopo probabilmente la puliamo da qui fino a qui, proviamo a vedere cosa succede, giusto per capire se può continuare da qui fino là in fondo. Quindi niente dai, partiamo rimuovendo questo, e magari a meno che rimuoviamo anche questo qui, almeno finiamo davanti, non lo so, adesso vediamo. Comunque sì dai, andiamo avanti così. Come potete vedere abbiamo pulito tutta questa sezione qua, qua eravamo arrivati in questo punto. Abbiamo pulito tutto, opla, al che l'abbiamo pulita tutta anche di qua. Qua eravamo arrivati in questa zona, via, pulito tutto, eccellente. Questo adesso è un ottimo punto di partenza, perché abbiamo ponderato parecchio su questa cosa e non sapevamo come fare, quindi per cui questo 5x5 qui lo cambiamo tutto dall'inizio alla fine. Così al fabbro, oltre a far fare il nuovo, allora scambio prospettiva, non capite, al fabbro oltre a far rifare la struttura che c'è sotto con l'assale attaccato, faremo già saldare i rialzi
e la nuova struttura, che sarà praticamente la gemella di quella che c'era prima. Così riappoggeremo la macchina sulla struttura, avremo l'estensione in altezza di tutto quanto, il pavimento probabilmente lo monteremo già finito, fatto finito, con già saldata la piastra, saldati i rinforzi, saldato tutto. Così dovremo velocizzare il lavoro, anche perché la piastra andrà saldata da sotto, quindi noi facendo questa operazione a banco, gireremo tutto, salderemo tutta la piastra, la rigireremo e la metteremo sotto già finita, così non dovremo andare a saldare a testa in giù, che punto primo non siamo capaci, almeno io non sono capace, punto secondo anche molto pericoloso. Quindi tutta questa parte qua non la puliremo, perché taglieremo, buttiamo via, quella lì la butteremo via. Un'altra cosa, pensare di pulire quella cosa lì per ripartire andando verso il basso e verso l'alto è impossibile, verrebbe tutta così a onde. Quindi volendo, visto che la vogliamo rifare una volta sola e per tutte, stavolta partiremo da una base completamente nuova. In più là davanti faremo una struttura tutta diversa che poi vedremo dopo. Quindi, avendo deciso così, buttiamo giù il tetto e praticamente si tratta di tirare via tutta questa parte qua. Quindi taglieremo, questa qua è tutta resina, la toglieremo, col plasma entreremo per così, ok, con una certa inclinazione, per scavalcare lo spessore della lamiera. Taglieremo il profilo verticale che c'è, cercheremo di tagliare lì con qualcosa, di modo che togliamo tutto questo peso alla macchina, perché il telaio non riuscirebbe a tenerlo. Poi in un secondo momento aggiungeremo tutte le traverse di ferro di qui, faremo dentro le diagonali per tenere la macchina in dima e poi vi faremo vedere il perché. Quindi togliamo tutti gli attrezzi da lì sotto e iniziamo a togliere tutto il tetto. Lo toglieremo in un blocco unico questo qua, probabilmente. Allora, abbiamo cambiato tecnica. Siamo partiti per tagliarlo da qua col plasma. Non è una soluzione efficace, perché qua c'è un'altra piastra in piedi per così e non è pratico. Allora adesso col flessibile abbiamo tagliato lungo tutta questa linea. Ok, l'idea era di smontarlo tutto insieme. In realtà noi faremo così. Ci appoggeremo qua, lo taglieremo tutto fino a qui, ok? La stessa cosa la facciamo di lì e buttiamo giù tutta questa sezione a cavoli suoi. Così dopo rimarranno installati soltanto questa piastra, questo rinforzo e praticamente quella fettina lì di ferro. Perché cos'è il discorso? Se avessimo cercato di smontare tutto insieme, quindi avessimo tagliato lì, lì e anche lì, se per sfiga o per sfortuna, meglio dire, dimenticavamo in giro qualcosa, rischiavamo di stortare i montanti della macchina. Invece facendo così togliamo questo che pesa, cade e sono cavoli suoi. E poi in un secondo momento togliamo la piastra e quelli lì che sono leggeri e non succede niente, non va a rovinarmi la macchina. E poi toglieremo, da qui in giù, perché questo viene via con il tetto. Quindi dai, diamogli un attimo di tregua. Poi partiamo da qui e tagliamo tutto e picchiamo giù anche il tetto. Allora, come potete vedere, qua l'abbiamo tagliato tutto e anche di qua. Adesso nella più rosa delle teorie è libero. Abbiamo messo quelle piattine, sono saldate qui, abbiamo messo questa che è saldata qui e qui, più queste due rosette saldate qua e qua per tenere sul tetto. Il problema adesso è tirarlo via, perché abbiamo due opzioni: o lo spingiamo così, lo facciamo cadere facendo un bel botto per terra, oppure lo solleviamo in qualche modo, ce lo mettiamo in spalla e lo portiamo fuori.
E il problema di farlo cadere è che se va giù storto e mi prende la macchina, le lamiere o qualcosa, siamo rovinati. Quindi vediamo, o lo prendiamo in spalla o costruiamo qualcosa per farlo cadere giù diritto. Adesso non lo so. Adesso vediamo, dai. Ad ogni modo comunque è tagliato. Poi passiamo alla rimozione di questi due, 1 e 1, 2, che sono molto più leggeri, riusciamo a lavorare dall'interno e tutto un altro a lavorare così. Dai, vediamo di tirarlo giù. È andata di una fortuna esagerata. E dai. Bene. Adesso passiamo ai laterali, dai. Ottimo, dai. Apro una piccola parentesi per una considerazione. Io non ho memoria del perché questa cosa, non ne ho memoria. Però questo è il chiaro esempio di cosa vuol dire continuare a fare modifiche. E non ho un termine, davvero. Non ho un termine. Di certo un'opera artistica, varrà anche qualcosa, probabilmente da qualche parte. Vabbè, dai, andiamo avanti su. Allora, vediamo un po'. Come potete vedere, le piastre sono ancora montate. Una e una, due. Perché? Perché abbiamo provato a rimuoverle, abbiamo tagliato con il flessibile qui e qui, ma non riusciamo ad andare qui nell'angolo. Non riusciamo ad andare qui nell'angolo perché se no andremo a tagliare la macchina. Non vogliamo, perché attualmente tutta la scocca, quindi tutta quella parte qui, diciamo che non è sostenuta da niente, quindi preferiamo non andare a incidere là. In più, oltre a quello abbiamo finito i dischi, flessibili eccetera, abbiamo comunque provato a muovere la piastra ma non siamo riusciti, vabbè, poco male. E la parte di qui invece non abbiamo proprio neanche provato, vabbè. Allora abbiamo pulito un po' tutto, qui abbiamo tutto lo schifo che c'era dentro, idem di lì. La stessa cosa l'abbiamo fatta di qua, abbiamo pulito tutto e vabbè, lì va rimosso ancora qualcosa di schiuma eccetera, ma in linea di massima abbiamo rimosso tutta questa sezione qui, tutta quanta da cima fino a qui sotto, rimossa tutta. Stavamo iniziando a rimuovere anche questa, ma i dischi li abbiamo finiti e vabbè, andremo a comprarli. E penso che rimuoveremo questa sezione fino a qui, questo lo lasciamo su per il momento, poi dobbiamo ancora decidere perché c'è tutto il discorso se la macchina ci rimane in dima o meno. E niente, diciamo che come obiettivo l'abbiamo raggiunto. Prossimamente finiremo di pulirla tutta, quindi tutte queste situazioni qua. Qui andremo qui dove siamo passati con il flessibile, daremo una bella pulita a tutto, risalderemo insieme lo scatolato che di certo ci aiuterà parecchio per poi quando andremo a rimuovere questa piantana da 5, così la macchina dovrebbe rimanere insieme sicuramente molto meglio. Quindi di qui è stessa cosa farà anche di là. E niente, qui dobbiamo vedere un attimino cosa fare, che abbiamo dei problemi. Qui dobbiamo ancora vedere un attimino cosa fare. Quella piastra lì, quella lì abbiamo deciso per adesso di lasciare anche lei, idem quella dietro, sempre per il solito discorso che non vogliamo indebolire la struttura della macchina, quindi anche qui dentro rimarremo così come siamo. E niente, dovremmo essere, per oggi sicuramente siamo a posto così. Io vi ringrazio tutti quanti e al prossimo video. Ciao a tutti!